Ciao ragazzi, benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, per tutto l'avvento del nostro bellissimo Natale, che mi piace tantissimo, alle mie spalle abbiamo l'albero ragazzi, tutto trivellato da Elwood, che ci si arrampica fino in cima, si mangia di tutto. Se riesco vi faccio un pezzettino di video di quando è dentro a distruggere l'albero e ve lo monto a fine di questo video. Ragazzi, inizia questa rubrica su più episodi, che è una guida anti-scurreggione che vi aiuterà nella scelta del coltello senza farvi influenzare dagli scurreggioni. Però prima ragazzi, saluti, ne ho una valanga, scusatemi ragazzi, se qualcuno, qualche bambino, ripeto, solo i bambini ragazzi, salutarmi l'amorosa, salutami la nonna sì, dai, la nonna e la mamma sì, però salutami l'amorosa, salutami zio Gino, salutami un pescivendolo, salutateveli da soli. I bambini, nonne e mamme sempre, ovviamente, adesso arriveranno anche nonne e mamme. Non finiremo mai più i saluti, oggi iniziamo con qualche saluto ragazzi, mi cerco di portare in pari poco alla volta con queste rubriche. Allora, salutiamo Marco da Latina e il papà Claudio, Marco di 8 anni, ciao, un abbraccione a tutti e due. Simone di 9 anni da Perticato è qua fuori, vienimi a trovare, ti regalo una bella patch da appiccicare sulla cartella, a scuola diventi subito il numero 1 e il papà Paolo. Saluto Ramon di 5 anni da Pietra Ligure, il papà Maurizio, un abbraccione a tutte e due. E poi saluto Emma di 6 anni da Bareggio Milano, che Bareggio qua vicino, e la mamma Claudia. Ragazzi, altra cosa molto importante prima di iniziare questa rubrica, andate assolutamente a vedere il canale EDC Rescue Italia. Ragazzi, li leggo perché non mi ricordo nulla, soprattutto se i nomi sono in inglese, anche se questo è facile. EDC Rescue Italia, che è dell'amico Carlo. Carlo è un professionista, un operatore del soccorso. Andate a vedere il canale, è veramente interessantissimo. Comunque il canale ve lo linko qua sotto, cliccate, andate a vederlo, iscrivetevi al suo canale che merita veramente tantissimo. Ragazzi, adesso andiamo insieme a parlare di questa guida anti-scurreggione. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a fare questa bella chiacchierata su questa guida anti-scurreggione. Cos'è lo scurreggione ragazzi? Lo scurreggione è un po' il saccente, quello che vuol sapere tutto, quello che vuole dirvi assolutamente che cosa prendere, quello che per sbucciare una mela, se non ha in mano un coltello da 1500 euro non gli piace, è quello che vuole portarvi assolutamente a farvi credere che quello che dice lui è assoluta verità, quello che dicono gli altri, quello che pensate voi o quello che serve a voi per le vostre esigenze è una cazzata e dovete cancellarla, quindi ascoltare solamente lui. Ragazzi, vediamo di dare delle guide generali per la scelta del coltello secondo l'utilità che ne dovete fare. Ovviamente se il coltello lo uso per lavoro e il coltello deve essere qualcosa per cui il lavoro deve andare bene ragazzi, deve essere in sicurezza, deve essere fatto in sicurezza, un coltello che uso tutti i giorni per tranciare dei cavi di ferro, ovviamente è un esempio, è una cosa. Se il coltello lo uso in cucina per tagliare il formaggino mio è un'altra cosa, quindi anche lì vediamo di orientarci un po' in questo panorama. Ragazzi, ho fatto anche lo schemino, attenzione, schemino delle medie, tutto colorato. Ho diviso in 3 categorie, quindi faremo 3 video, 3/4. Allora, Urban EDC, che è quello che vedremo oggi, coltelli da usare sul lavoro, che vedremo nel prossimo video, e divertimento. Per divertimento intendo tutte le attività outdoor. Ma io sono una guida alpina, l'outdoor è il mio lavoro. Sicuro, quindi è nel lavoro, però è lavoro, non è divertimento. Parlo di divertimento per i nostri trekking, per i nostri campi, per le nostre uscite, questione divertimento, ok? E lo lasciamo da parte. Oggi vediamo ragazzi Urban EDC. Ragazzi, l'Urban EDC l'ho diviso in 2 categorie, in casa e fuori casa, ok? Iniziamo a vedere in casa. Leggo perché ragazzi, se tanta roba, se no me ne dimentico. In casa ho diviso per cucina e lavoretti domestici. Allora, in cucina ragazzi, che fissi usare in cucina? Ragazzi, in cucina il fisso migliore in assoluto è quello dedicato alla cucina. Avete i coltelli da cucina,
Non vi piace il coltello di cucina di vostra moglie? Pigliatevi dei coltelli da cucina veramente fighi, come questo del signor Giovanni Gamba, che è un laser pauroso. È un coltello da cucina. Meglio di questo, in cucina con i fissi da bosco, non ci andate. O i combat, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, uso Lightor per tagliarmi il salamino. Lo fa, tutto taglia, ragazzi, però il coltello da cucina fisso, secondo me, è il consiglio che vi posso dare per la cucina. Poi ci sono dei coltelli via di mezzo, un po' dei bridge. Questo Kudma Scout, ragazzi, è praticamente un coltello da cucina su uno spessore leggermente più largo, che è usato per la cucina da campo o benissimo anche per spaccare i tronchettini di legno, quindi per cucinare a campo. Però comunque siamo sempre sul coltello da cucina, ragazzi. Lavoriamo comunque, come vedete, su spessori diversi, a meno che in cucina non spezzate le ossa dell'agnello, ragazzi, col coltello. Un coltello sottile taglia sempre meglio di un coltello spesso in cucina. Quindi in cucina il mio consiglio, ragazzi, è che se avete la passione dei coltelli, perché poi si parla di passione, se no compratevi i coltelli dell'Ikea, vanno benissimo, il salamino ve lo tagliano lo stesso, non dovete prendere il Santoku da 400 euro, il Pretti da 400 euro. Ragazzi, coltelli da cucina, se prendete quelli dell'Ikea, tagliano lo stesso. Non è che compra i coltelli dell'Ikea, muore di fame o deve mangiarsi i pezzi di lonza interi perché non riesce a tagliarli. Capiamoci. Comunque il consiglio è, in cucina, i fissi dedicati alla cucina è sempre meglio in assoluto, ragazzi. Se andiamo sui folder in cucina, ragazzi, i folder in cucina lasciano un po' il tempo che trovano. Per quale motivo? Dov'è la comodità di avere un folder in cucina? La comodità è semplicemente questa, quella che ho trovato io. Siete in casa, avete dei bambini piccoli, dei bambini, state tagliando il vostro salamino, vi scappa la cacca, vi suonano al citofono, vi brucia il soggiorno, insomma dovete lasciare un attimino quello che state facendo col coltello per andare a rispondere al citofono o a fare la cacca. Prendete il coltello, lo chiudete, lo mettete in tasca e andate a fare la vostra caccona. Finito, tornate, aprite il coltello e tagliate. L'utilità di usare un folder in cucina, secondo me, è semplicemente questa. È come mettere il blocco per i bambini sui cassetti dei coltelli alla fine. Avete il vostro coltello, invece di lasciarlo lì così, il fisso lo lascereste così sul tavolo. Arriva vostro figlio, lo prende e taglia i divani, poi vi incazzate pure. Quindi avete il vostro bel folderino in cucina, lo chiudete, lo mettete in tasca, andate a fare la cacca e tornate, voi che fate sempre la cacca tra l'altro, soprattutto a Natale. Ragazzi, il folder in cucina è divertimento, lo possiamo utilizzare. Io sto usando tantissimo questo Endura in K390, lo sto usando da paura, mi fa impazzire. Questo finisce nel meglio del 2022, ragazzi, acciaio spettacolare. Infatti adesso non so se si vede, ma è super usatissimo. Ragazzi, godo tantissimo ad usarlo in cucina. Perché? Perché mi diverto, perché taglia bene, perché mi piace tenerlo affilato, stroppatino. Ragazzi, mi piace usarlo, ma non è che lo sto usando perché è più comodo di un fisso, assolutamente no. Lo sto usando perché sono un maniaco, mi piace usare i coltelli in cucina, mi piace usare un po' di tutto, anche i chiudibili, quindi questo qua lo sto usando in cucina. È più comodo di un fisso? Assolutamente no. Il fisso è da cucina, questo per cucinare va bene se vi divertite. Una cosa che vi posso suggerire, che qua ho segnato, ok, lama superiore agli 8 cm, ragazzi, perché se avete una lamina corta, io questo lo uso per mangiare proprio, è una lamina corta, ragazzi. Se dovete utilizzarlo per cucinare, per proprio cucinare, non per tagliarvi la bistecchina dopo, almeno 9-10 cm di lama, un bel police sarebbe l'ideale. Infatti forse nelle prossime mire il police in K390. Ragazzi, lama superiore agli 8 cm, se lo volete usare per cucinare. Il problema dei folder in cucina è che qua, ragazzi, è anche dentro, soprattutto nella zona del perno lama, ragazzi, si va a formare dello sporco. C'è poco da fare. Quando tagliate la pizza, poi potete lavarlo quanto volete, però se non lo smontate, ragazzi, dentro si forma dello sporco e non è molto igienico. Mia moglie continua a dirmelo che non è igienico usare i folder in cucina. Li uso lo stesso, cerco di tenerli il più pulito possibile con un cotton fioc, ma per pulire sotto il perno lama sarebbe proprio da smontare. Non lo faccio di certo
tutti i giorni, magari lo faccio una volta ogni 2 o 3 mesi e tolgo la murrigia da sotto, ragazzi, che praticamente fa schifo. Cioè, si forma, c'è poco da fare, si forma, ragazzi. Ma veniamo a una cosa importante. In cucina, usare l'Endura in K390 da 170 euro, mi pare, 170, ok, o usare un ganzo, questo ai tempi costavano 15 euro, ragazzi, un ganzo da 15 euro in cucina, cosa vi cambia? Cosa vi cambia? Che questo lo dovete affilare una volta in più perché non fa più la carta? In cucina se non taglia la carta non ve ne frega una mazza, perché non pensate che se non taglia la carta non vi taglia il salame. Quindi cosa vi cambia? Niente. Quindi lo scureggione qua vi porterà a prendere l'Endura in K390. Perché? Perché è figo, perché lo affilate, non l'ho mai affilato, si è solo stroppato da quando l'ho preso, ragazzi, usato tutti i giorni per cucinare, solo stroppato. Ragazzi, è una figata davvero. Però non devo spendere per forza 170 euro. Non sto dicendo che chi li spende non va bene, va benissimo. Cioè a me questo coltello in cucina fa impazzire, quindi va benissimo. Ma ragazzi, se prendete le bacchette del kit con un ganzo ci andate avanti anni ad affilarlo con 2 passate sulle bacchette. Non farà più la carta rasoio dopo 3, 4, 5 giorni, però il salamino per 2 mesi di fila ve lo taglia. Questo si fa un anno, questo si fa 2 mesi. Questo lo affilo una volta, 2 all'anno, questo qua lo affilerò 10 volte. Però ragazzi, questo lo sto usando da 3 anni insieme al fratello che è questo. 2 ganzo, ragazzi, sì, ok, sono copiati, sono due coglioni, sti cinesi, copiano tutto, design, disegni, ok, parliamo semplicemente del coltello, come se non fossero solo di materia costruttiva del coltello e qualità del coltello. Ragazzi, vanno benissimo, non ascoltate gli scureggioni. Spyderco, serie economica Cina. Pieno di ruggine usate allo stesso modo in cucina, ragazzi, lasciate nel lavandino insieme alle posate. Pieno di ruggine qua al blocco lama, ganzo, stesso periodo, stesso tempo d'utilizzo, 3 anni, 4 anni, non lo so ragazzi, non lo quantifico il tempo, però tanto tempo. Ragazzi, non hanno un filo di ruggine, perfetti. Lama centratissima, questa cosa mi fa impazzire perché poi trovate i coltelli veramente costosi con la lama decentrata, ragazzi. Qui abbiamo delle lame centratissime. Cosa cambia, ragazzi, tra prendere uno Spyderco serie economica e un ganzo da 15 euro? Beh, ci cambia che lo Spyderco serie economica lo pagate minimo 60. Adesso i ganzo sono cresciuti, però mi sembra che li trovate a 30 euro. Ragazzi, scendiamo con i piedi sulla terra, perché usare il coltello in cucina non vuol dire mettere sotto stress la lama. Attenzione, attenzione, che se tagli una zucchina troppo forte ti si spezza. Per l'uso che uno ne fa in cucina, ragazzi, i ganzo, secondo me, vanno benissimo. Non ascoltate gli scureggioni che vi dicono che non vanno bene. Lo Spyderco, ragazzi, va benissimo anche lui, però ripeto, non trovo nessun tipo di differenza se non che le vitine dello Spyderco si spanano a guardarle e soprattutto ha fatto molta ossidazione interna sul liner e sulle cartelle. Adesso sto anche provando questo, ragazzi, che è, non mi ricordo neanche il nome, SRM. Abbiamo fatto l'unboxing, cinesissimo, ragazzi, movimento perfetto, si apre e si chiude tranquillamente. Ragazzi, che cazzo volete di più in cucina? Tranquilli, in cucina il coltello, ragazzi, che vi si chiuda sulle dita perché andate a fare un lavoro di punta. Ragazzi, che cazzo fate di punta in cucina? Cosa fate? Cioè, magari, ok, non lo so, non mi viene in mente. Io cucino tutti i giorni col folder, non mi viene in mente di andare a lavorare di punta col folder in cucina. Taglia bene, lo affilate una volta in più, ragazzi, va benissimo, va benissimo. Considerate che questi li uso sempre per mangiare, più o meno, mentre adesso con l'Endura ci cucino perché mi diverto. Anche qua, Endura in K390, ma a me la serie economica, economicissima non piace, lo scureggione vi dirà sempre, prendi l'Endura in K390 o in quello in ZDP. Ragazzi, sì, va bene, sono più performanti, ma se mi prendo un Endura che costa 100 euro
Ah, questo è un sabre, ragazzi, è nuovo, vi ricordate quello vecchio che avevo in cucina? L'ho appena ripreso, è nuovo, quindi ragazzi, nuovissimo. Prende quello che usavo in cucina, l'avete visto in tutti i video quanto era conciato. Ragazzi, prendete un Enduro da 100 euro, volete usare per forza uno Spyderco, 100 euro di Enduro va benissimo. Non pensate, non ascoltate chi vi dice che in cucina dovete usare per forza il coltello da 300 euro per tagliare le zucchine. Ma che cazzo tagliate le zucchine col coltello da 300 euro che le potete staccare a morsi? Tutto taglia, ragazzi, tutto, siamo d'accordo. Chi vuole portarvi a prendere il coltello super costoso è un appassionato. Anch'io, ragazzi, devo darvi un consiglio, vi dico, oh, io questo coltello non lo cambierei con nulla al mondo, perché questo acciaio mi fa godere, l'ergonomia dell'Endura mi fa godere. Però se uno mi dice guarda che io non sono un appassionato, a me interessa un folderino perché mi diverto a usarlo in cucina, ragazzi, cambia niente, non cambia niente a livello di utilizzo in cucina. Ripeto, questo sicuramente è più figo, più performante e soprattutto, essendo un appassionato, godo di brutto, ma parliamo di appassionato, di malattia, non di vero bisogno in cucina. Ok, della cucina abbiamo parlato un fottio, andiamo avanti. Anche perché sarà un video lungo, ragazzi, a sto punto, perché sto parlando come un matto. Per i lavori in casa, ragazzi, per i lavori in casa, lavoretti, piccoli lavoretti, potete prendere tutti i chiudibili che volete. Siete in casa, potete utilizzare un po' quello che volete. Però, ragazzi, una pinza, ci fate tutto quello che volete, avete la vostra bella pinzetta, avete dentro le lame, le cose, tutti gli ammennicoli. Questa è la Change Plus della Leatherman, sicuramente non economica, sono un appassionato, mi sono permesso questa. Però potete prendere anche quelle più economiche, tranquillamente, ragazzi, avete dentro un po' di tutto, avete anche il vostro bel coltellino col blocco lama. Ragazzi, una bella pinza in casa, scusatemi, per i lavoretti va benissimo, va sicuramente a superare qualsiasi folder, visto che comunque in casa fate lavoretti un po' di tutto, non è che tagliate solamente o fate i ricciolini nelle gambe delle sedie di vostra moglie. Tra l'altro questo ha detto anche gli inserti, quindi andate in giro con questa in cintura in casa e vostra moglie vi chiederà di riparare tutta casa, ragazzi. Per i folder, io qua avevo scritto, il folder, siete in casa, usate quello che volete per i lavoretti, tutto quello che volete. Ovviamente siete in casa, non so che lavoretti fate in casa, un bel folder con una lama robusta, la fate tranquillamente. Ecco, se usate il folder per i lavoretti in casa, dove magari andate a tagliare qualcosa in un posto un po' difficile, dovete fare un po' forza su dei fili della corrente grossa, ecco, serie economiche ganzo, ma allo stesso modo economiche Spyderco, io non ci andrei magari su qualcosina di un po' più resistente, BF2, BF1, estrema razio. Anche lì parliamo di appassionato, ragazzi, di appassionato, se no prendetevi un Triadlock della Cold Steel qualsiasi e siete sicuri che in tutti i lavori di punta non vi si chiude in mano, non vi serve spendere, non mi ricordo cosa costa, 150 euro per il coltellino. Prendetevi tranquillamente un Cold Steel Triadlock qualsiasi e in mano non vi si chiude, andate via tranquilli, fate i vostri bei lavoretti in casa. Però ripeto, la pinza secondo me per lavorare in casa è la cosa migliore. Fuori casa, ragazzi, fuori casa il coltello non lo potete portare, l'Urban ADC non è contemplato in Italia, non esiste, cioè voi potete uscire di casa col vostro coltellino, vi fermano, ma questo è il mio Urban ADC, non fa niente, è una lamettina, non fa nulla, non lo potete portare. Come Urban ADC, come coltello da portarvi tutti i giorni, non è assolutamente, ragazzi, contemplato in Italia. Quindi se beccate la forza dell'ordine, chi vi ferma, ragazzi, che non chiude un occhio, vi fa una bella denuncia penale. Potete dire quello che volete, ragazzi, la legge è questa, punto. Non lo potete portare. Noi siamo delle teste di cazzo, scusate per i bambini, ragazzi, per le parole, cercherò di mettere dei filtri al mio cervello. Noi siamo degli appassionati, ci piace avere il coltello, vogliamo averlo tutti i giorni con noi. Perfetto, ragazzi, mi sono dimenticato un passaggio, porca vacca.
In casa per i lavori fissi, ragazzi, per i lavori, torniamo un attimo indietro in casa, non ve lo rifaccio più il video, torniamo in casa e per i lavoretti in casa un bel fisso piccolino, me lo sono visto lì adesso, mi sono ricordato, non usate un folder, usate un fisso piccolino per i lavoretti in casa, è superlativo, secondo me per lavorare in casa il piccolo fisso va, per i lavoretti, va oltre, veramente oltre, poi lo potete usare anche in cucina. Rook di Tonoli, ragazzi, questa è una figata in maniacat paurosa, trovate tranquillamente da spendere molto meno, però un bel piccolo fisso di questa dimensione, o 7, 8, 10 cm di lama massimo proprio, perché in casa non dovete andare a pugnalare dinosauri, un fisso di questa dimensione in casa secondo me va molto meglio, per i lavoretti va molto meglio del folder, ragazzi. Poi dipende anche lì come siete comodi voi, se rimetterlo nel fodero e tenervelo in cintura o portarvi il coltello in tasca, però piccolo, fisso per i lavoretti in casa secondo me davanti a tutto. Scusatemi, mi ero dimenticato, l'ho visto adesso. Dicevamo, il coltello fuori non lo potete portare, ragazzi. Il fisso, anche se piccolo o anche i neck fuori, occhio, perché quelli non li giustificate. È già difficile giustificare un Victorinox, che non è giustificabile. Potete far chiudere un occhio, fare pietà, insomma, chi vi ferma piangendo ai suoi piedi. Però, ragazzi, un fisso fuori casa in centro a Milano non ha senso, capito? Quindi non potete giustificarlo in nessun modo, usatevelo in casa o usatelo ovviamente poi, come vedremo, sul lavoro per divertimento nei boschi. Però, ragazzi, in casa, in esterna, il fisso non lo potete giustificare, almeno secondo me. Portarvi un fisso è un po' da toccati, perché non lo so, certe volte vedo sui gruppi Facebook: che coltello ti porti oggi? C'è gente che tira fuori la spada. E dove sei a lavorare? In centro Torino con la spada. Allora, o stai facendo la foto in casa o sei un pazzo! O sei un pazzo. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Dove siamo? Qua. I folder, se proprio li volete portare, se siamo dei malati e li vogliamo portare, la misura più piccola possibile. Più piccola possibile. Dragonfly della Spyderco, ragazzi, piccolino, passa quasi come giocattolino, un portachiavi, cioè è sempre una lama, non la potreste portare, però vi possono chiudere un occhio. Il Mini Tough Light, eccolo qua, della Cold Steel. Cosa cambia tra questi due, ragazzi? Cambia l'acciaio della lama, anzi il blocco è molto più sicuro quello del Cold Steel. Anche lì, quale ti porteresti tu? Io mi porterei questo, io mi porterei quello, io mi porterei l'altro, ognuno ha la sua idea. Per quello che dovete fare in esterna con un coltellino da EDC urbano, ragazzi, l'uso più frequente che ne faccio io è, quando mio figlio era più piccolo, aprire i blister dei giocattoli fuori dal supermercato per non mangiarli coi denti, vedendo gli altri genitori che se li mangiavano coi denti, col coltellino aprite il blister. Cioè, fate quello alla fine. Vi tagliate il panino. Quanti panini mangiate? 400 panini. Sì, vi tagliate il panino. Per l'emergenza avete una lametta piccola. In un'emergenza, non lo so, ragazzi, non potete portarlo, quindi non sarebbe contemplabile. Sicuramente uno con un buon blocco lama va bene, però come EDC urbano, ragazzi, per tagliare i blister dei giocattoli e per mangiarvi il panino, per tagliare la cordina, per la bustina, ragazzi, c'è chi vuol spendere 150, c'è chi vuol spenderne 30. Non cambia quello che ci fate, Anche qui ovviamente sarà da affilare di più e da affilare di meno. Non guardiamo la qualità, non stiamo parlando di qualità, ragazzi, stiamo parlando di utilizzo, di utilizzo reale, per quello che una persona normale ci fa. Poi, ovvio, ragazzi, c'è l'attentato in piazza, guerriglia urbana, devo scavarmi un tunnel con il coltello, va bene, mi serve quello più performante. Però, nella vita normale, ragazzi, come DC normale, ripeto, cosa ci volete fare? Veramente ci aprite i giocattoli. Quindi, ragazzi, lama più piccola possibile, se lo portate. Potete spingervi magari sul BF1, eccolo qua, di Estrema Ratio. Questo è bello robusto, parliamo di qualità, ragazzi. Qui avete un bel folder robusto. In caso di emergenza avete qualcosa che va veramente bene. Tanta roba, infatti è uno dei miei preferiti. In estate, ragazzi, è l'unico che tengo in tasca, quindi con la clip. Gli altri li porto nel marsupio.
dentro la tasca interna, quindi non a portata di manissima, diciamo, ok? Però questo qua, ragazzi, secondo me è un bel coltello, al suo prezzo funziona bene, ma va bene, è un coltello super affidabile come DC Urbano. Se pensate a uno scenario catastrofico o un'emergenza improvvisa o resto a piedi con la macchina, devo tagliare il tubo non lo so, devo tagliare il copertone per infilarci dentro le banane, ok? Quindi questo qua sicuramente funziona meglio di un Dragonfly o di un Two Flight, anche se il Two Flight col blocco Triad Lock va bene, ragazzi. Sto parlando tantissimo, mi si incarta la lingua. Un altro che sto portando ultimamente è il Delica. Perché, ragazzi? Perché, ok, l'Endura è ingiustificabile. Non girate con sta lama se non c'è un motivo. Non andate alla Coop a fare la spesa con sta lama. Un Delica è già un coltellino, ragazzi. Non parliamo più di un mignon portachiavi, ma parliamo già di un coltellino, come lo parliamo ovviamente per il BF1. È un coltellino secondo me più spostato sul taglio, è un bel coltello, lama in K390, mi sono innamorato come progetto 1000 volte, funziona bene, va bene, ragazzi, spostato più sul taglio. Se devo aprire i blister, se devo mangiare il panino, se devo tagliare due cose, qua godo perché sono un appassionato, perché mi piace usare i coltelli, perché mi piace vedere come va. Una persona che vuole il coltellino per tagliare il blister o per mangiare il gelato o per tagliare il gelato, ragazzi, no, per tagliare i blister, per l'EDC urbano normale. Oh, ragazzi, è un Firebird, penso che sia della Ganzo, no? Sì, by Ganzo. È usato tantissimo questo, l'ho usato anche sul lavoro, non si è mai spezzato. Che differenza abbiamo? Che questo mi fa godere, questo qua costa un cavolo, lo uso come coltello, è buona, ragazzi, è buona, ripeto, molte volte lo scurreggione vi sposta ovviamente a farvi credere che per qualsiasi cosa utilizzate i coltelli, più costa e meglio è. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Ah, tu prendi Ganzo, che merda! Poi ossida lo Spider e il Ganzo no! Questo usato in magazzino è andato bene, ragazzi. Non lodi, ma neanche infamia. Va bene, da riaffilare un po' spesso e basta. Ragazzi, tra virgolette, se vogliamo andare quasi sul sicuro, un bel Victorinox, ragazzi. Perché un Victorinox? Perché li conoscono un po' tutti. Se vogliono farvi storie ve le fanno lo stesso, però ovviamente un Victorinox è più conosciuto, è diverso che andare in giro con questo, ok? Ma anche con un Dragonfly è diverso, molto più aggressivo, il Victorinox no. Secondo me, poi comunque in una situazione reale, con i suoi tools, può veramente esservi utile per mangiare, per aprirvi le birrette con l'amorosa, ragazzi, può veramente esservi utile, quindi un Victorinox secondo me come EDC urbano potrebbe essere la scelta vincente, proprio perché con i suoi tools funziona meglio, ragazzi, di un coltello che ha una lama sola e ci potete solamente tagliare, qui potete fare altre cose. Ragazzi, penso di aver detto tutto, ho parlato tantissimo, adesso guarderò quanto è lungo il video, sarà infinito. Non ascoltate, ragazzi, non ascoltate, ma non ascoltate nemmeno me. Pensate con la vostra testa, ok? Molte volte lo scurreggione in realtà è una persona che ne sa tantissimo, però è talmente saccente nei suoi discorsi che vuole portarvi dove vuole lui, a farvi capire che il vostro coltello è una merda, il suo è figo, ok? Per fare cosa? Per tagliare il panino con la mortazza. Quando il panino con la mortazza lo tagliate con tutto, ragazzi, è col coltello della bancarella di zio Gino. Perciò, ragazzi, pensate sempre con la vostra testa cosa dovete farci, come dovete usarlo e soprattutto cosa vi piace. Poi chiedere consigli va benissimo, ma pensate con la vostra testa. Ragazzi, dall'EDC urbano che abbiamo visto praticamente oggi, ovviamente è il mio punto di vista, possono esserci degli altri, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao! L'albero di Natale vivo, ragazzi, l'albero di Natale vivo, guardiamo chi c'è al suo interno, avviciniamoci. Nell'albero di Natale, chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è?
Elwood che si mangia l'albero di Natale, eccolo qua. Ragazzi, l'albero di Natale vivo lo può capire solo chi ha i gatti.